Aprilia Tuono, un nome più pesante nel mondo delle naked forse non c'è. La Tuono V4 è infatti riconosciuta da molti, se non da tutti, come la naked più performante e raffinata. Viene da sé quindi che la scommessa fatta annuale con la Tuono 6,60 non si possa certo definire semplice. E io, oltre che essere veramente curioso per questa prova, non vedo l'ora di scoprire se, nonostante il fardello di aspettative di cui è carica la piccola naked veneta, sia veramente all'altezza di questo nome. Azzeriamo il contachilometri e iniziamo questo nuovo 1000 km con. Effettivamente sì, si sarebbe potuto scegliere qualsiasi altro nome per questa moto. Sì, si sarebbe potuto, ma evidentemente in Aprilia hanno pensato che nel caso avessero azzeccato il progetto avrebbero potuto guadagnarci e basta. Una scelta che potremmo definire coraggiosa, ma che si fonda su basi solide. Il motore e parte della ciclistica derivano, come da tradizione, dalla versione più pistaiola e sportiva, che in questo caso è la RS 660. Per chi si stesse chiedendo quali siano le rivali più accreditate, è bene sapere che una risposta definitiva non esiste. La Tuono 660 ha un prezzo da 800, un motore che si pone a metà fra le medie entry level e le medie di alta gamma e per finire una ciclistica un pacchetto elettronico che su alcuni fronti superano quelli delle medie e addirittura anche di qualche maxi. Bisogna ricordare che la piccola Tuono viene anche offerta in versione per patente A2, strizzando l'occhio anche ai neofiti delle due ruote. Primi 250 km con la Tuono 6,60, siamo solo all'inizio, ma nonostante il chilometraggio sia ancora piuttosto breve, posso già dire con certezza che il progetto nel suo insieme è decisamente riuscito. La naked media di Noale riesce ad unire perfettamente le sue due anime, pur tenendole ben distinte. Si potrebbe quasi dire che la piccola Tuono è due moto in una. Da una parte la moto ideale per chi si affaccia al mondo delle due ruote, facile, leggera ed estremamente intuitiva e soprattutto capace di marciare a passo di parata con il motore in sesta senza strappare. Dall'altra parte una moto capace di stuzzicare e soddisfare anche i motociclisti più esperti. Il merito è da ricercare soprattutto nella strettissima parentela con la RS 660. Infatti la Tuono condivide tutto con la sorella più pistaiola, tutto ad eccezione di piccoli particolari. Mancano infatti i semimanubri, la forcella a doppia regolazione che qui è presente solo sullo stelo destro, le pedane sono più basse e il motore che eroga sì 5 cavalli in meno ma offre ad un regime più basso la coppia massima disponibile. Oltretutto il motore è anche ancorato al telaio in 2 punti al posto che 3 per favorire il feeling nella guida stradale. Proprio come la sorella maggiore V4, anche la Tuono 660 non rinuncia alle sovrastrutture che da sempre caratterizzano la Tuono e che donano alle naked venete un look completamente diverso da quello di tutte le rivali. La scelta di quella che potremmo chiamare semicarena non è soltanto una scelta puramente estetica, infatti l'assenza di sovrastrutture ancorate allo sterzo fa sì che questo sia privo di inerzie, proprio come succede sulle super sportive. Un altro aspetto che rende la piccola Tuono diversa da quasi tutte le sue possibili rivali è sicuramente la suite di controlli elettronici APRC, che è dotata di tutte le funzioni disponibili anche su RS 660, RS V4 e Tuono V4. Troviamo quindi 5 mappature, 3 per l'utilizzo stradale, Commute, Dynamic e Individual, e 2 per l'utilizzo in pista, Challenge e Time Attack. Le mappature Individual e Time Attack sono interamente personalizzabili ed è possibile settare erogazione della potenza e gli interventi del controllo di trazione, freno motore e ABS. Quest'ultimo è anche disattivabile sulla ruota posteriore nelle mappe Challenge e Time Attack. Infine è possibile disinserire anche l'anti-wheelie. Un'altra finezza la si trova sempre nelle mappature Challenge e Time Attack, dove il commutatore del cruise control diventa il comando per regolare istantaneamente il controllo di trazione. Vi avviso subito però che, restando in tema elettronica, Quick Shifter e IMU per gestire il cornering ABS sono optional, ad un prezzo di 220 euro il primo e 450 euro la seconda. Un piccolo consiglio è quello di fare attenzione al comando degli abbaglianti quando si va ad utilizzare la frizione, in quanto può capitare di azionarlo involontariamente.
Siamo circa a metà del nostro test e posso anche iniziare a parlare di consumi. Il computer di bordo segna una media di 17,6 km al litro, un risultato positivo al quale ha indubbiamente contribuito l'autostrada. E a proposito di spostamenti extraurbani, ci tengo particolarmente a sottolineare che la Tuono in questo mi ha sorpreso, mettendo in mostra un'attitudine da turistica, consentitemi il termine, che non mi aspettavo per niente. L'imbottitura della sella è morbida al punto giusto e la protezione dall'aria è nettamente superiore alla media. Fino a 130 km/h, ma anche oltre, si viaggia ben protetti. Ovviamente bisogna ricordarsi di essere su una naked, ma come dicono molti appassionati di questo modello, questo non è una semplice naked, ma è una Tuono. Segnalo però un po' di vibrazioni sulle pedane che dai 5.000 giri in su, soprattutto quando il motore è sotto carico, iniziano a farsi sentire in maniera non indifferente. Del resto ci sta. La ricerca della massima leggerezza possibile ha portato Aprilia a sfruttare il motore portante per fissare direttamente le pedane, come fanno molti altri costruttori italiani del resto. Una soluzione che ovviamente non è il massimo se parliamo in merito all'isolamento delle vibrazioni, tuttavia a velocità costanti si sentono molto meno e non sono mai così tanto fastidiose. Detto questo, il giudizio generale sul comportamento della piccola Tuono in un ipotetico viaggio non può che essere positivo e non mi viene neanche così difficile immaginarla come una buona compagna di viaggio per medie e lunghe distanze, grazie anche alla possibilità di equipaggiarla con le borse originali a sgancio rapido e al cupolino maggiorato, offerti entrambi come optional. Credo sia interessante parlare anche degli spazi riservati a pilota e passeggero. Partendo dal pilota devo ammettere che la prima volta che ho visto la Tuono 660 mi sono chiesto come io, alto 1,80 m, potessi starci su quella moto all'apparenza così piccola, ma mi sono dovuto ricredere in tempo zero una volta salito in sella. La posizione di guida è estremamente comoda, il manubrio è alto il giusto, le pedane sono comode e abbastanza basse, ma nonostante questo non arrivano mai a toccare a terra durante la guida su strada. L'unico appunto sulle pedane è la mancanza del paratacco, che costringe in un certo senso ad appoggiare i talloni sul forcellone, facendone percepire l'oscillazione durante la guida. Menzione d'onore anche per lo spazio riservato al passeggero. Intendiamoci, non ci si può certo aspettare uno spazio da maxi enduro, ma posso assicurarvi che nella categoria siamo veramente ai massimi livelli. Infatti rimane sempre abbastanza spazio fra chi sta davanti e chi sta dietro, e mi è capitato raramente di ricevere la classica testata nelle frenate più brusche. Bene, 750 km e sono arrivato a 3/4 della mia convivenza con l'Aprilia Tuono 660. Riagganciandomi a ciò che ho detto all'inizio di questa prova, riconfermo, dopo tutti questi chilometri, la straordinaria capacità della piccola Tuono di fondere facilità di guida con prestazioni decisamente appaganti. Un aspetto che hanno sottolineato in molti è sicuramente la cilindrata relativamente piccola, ma secondo me non bisogna farsi ingannare. Certo, avrei preferito anch'io avere la schiena e la coppia di un 800, soprattutto nella guida più sportiva, per avere quel guizzo in più al momento della riapertura del gas. Ma ripensandoci e soprattutto ricordandomi che la Tuono 660 è una moto che punta anche ai neofiti, credo che meglio di così non si potesse fare, anche perché vi assicuro che la moto va forte e i 95 cavalli per 169 kg a secco sono un ottimo compromesso per la guida stradale. L'unico appunto che mi sento di fare riguarda il cambio. La folle risulta un po' difficile da trovare mentre il quick shifter non brilla per fluidità. Tuttavia meglio averlo che non averlo, quindi è un optional che consiglio sicuramente. Tornando a parlare della ciclistica, vi dico subito che i primissimi chilometri in sella li ho fatti in mezzo al traffico e mi sono trovato subito a fare lo slalom fra le auto in coda con una facilità disarmante, al punto di arrivare a chiedermi come una moto così semplice e leggera potesse andare così bene nel guidato come tutti dicevano. Oltretutto l'angolo di sterzo è davvero molto ampio, meglio di alcune moto che si annunciano come più cittadine di lei. Beh, la mia sete di curiosità si è placata con l'arrivo delle prime curve. L'ingresso e la percorrenza in curva si compiono con una naturalezza disarmante. La piccola Tuono scende in piega senza farselo chiedere 2 volte e la ciclistica impeccabile unita alle Pirelli Rosso Corsa 2 non lascia spazio ad incertezze e movimenti inaspettati, facendo sì che ogni curva sia un vero e proprio piacere senza impegnare troppo fisico e mente. Una moto che sembra telecomandata, che va esattamente dove hai pensato di portarla.
Ed eccoci arrivati alla fine di questa prova. In questi ultimi 250 km ho pensato a cosa mi avesse lasciato veramente questa Tuono 660 e a chi consiglierei questa moto. Posso dirvi che secondo me il progetto della Tuono in miniatura è un piccolo capolavoro che ha davvero pochi punti deboli, ma siccome la moto perfetta non esiste, vi dico cosa migliorerei. Le vibrazioni sulle pedane, il quick shifter poco brillante, la sella forse un po' troppo alta e aggiungo anche le leve un po' distanti, soprattutto pensando che questa è una moto che potrebbe guidare anche una ragazza. Quella del freno è regolabile, ma anche se tenuta tutta vicina resta comunque un po' lontana. Quella della frizione invece non si può regolare, ma è anche vero che nel segmento sono pochi ad offrire questa soluzione. Tutto questo ad un prezzo di partenza di 10.500 euro, che è un prezzo che va sicuramente contestualizzato per essere giustificato, soprattutto se aggiungete quick shifter e IMU. Di problemi veri che mi facessero cambiare opinione su questa moto devo dire che non ne ho trovati. Le sospensioni sono semplici, vero, ma funzionano bene, la componentistica è di buon livello e i dettagli non sono per niente male. La dotazione elettronica invece non teme confronti nemmeno con alcune moto di segmento superiore. A chi consiglierei questa moto? Ma sicuramente a chi vuole tuffarsi nel mondo delle due ruote senza comprare una moto di cilindrata inferiore che dovrà poi rimpiazzare nel giro di poco tempo. Infatti non ho dubbi nel dire che la Tuono 660 è una moto in grado di accompagnare chiunque nella propria crescita in sella. Ma non solo, credo anche che questa moto sia perfettamente capace di soddisfare i motociclisti di ritorno senza deludere nemmeno i rider più esperti. E voi cosa ne pensate dell'Aprilia Tuono 660? Vi aspetto qui sotto nei commenti per parlarne.